Nuova scossa con ulteriore sciame sismico in Turchia al confine con la Siria, magnitudo 6.4, altri morti e centinaia di feriti. L'Unione Europea discute l'acquisto congiunto di armi per l'Ucraina, come già fatto per i vaccini anti-Covid-19, a breve l'adozione di nuove sanzioni alla Russia. Meno prodotto nelle confezioni dei supermercati, con la pratica della sgrammatura i produttori rispondono all'inflazione. Un terremoto di magnitudo 6.4 ha investito ancora nel pomeriggio di lunedì la provincia meridionale turca di Hatay, la più colpita dalla scossa del 6 febbraio scorso che ha provocato oltre 41.000 morti. La scossa, con epicentro a sud della città di Antiochia, è avvenuta alle 17.04 ora locale, secondo i dati dell'osservatorio Candili di Istanbul, ed è stata avvertita nei paesi limitrofi. I soccorritori hanno reagito immediatamente alla nuova scossa, controllando, oltre ai danni, eventuali nuove vittime, ma non ci sono ancora dati precisi. Le autorità turche hanno avvertito del rischio di uno tsunami e hanno chiesto alla popolazione di stare lontana dalla costa, in quanto il livello dell'acqua potrebbe salire di mezzo metro. L'Unione Europea si interroga su come garantire all'Ucraina il supporto militare necessario a resistere all'invasione russa, mentre il governo di Kiev continua a chiedere nuovi invii di armi al più presto. Nella riunione dei ministri degli esteri a Bruxelles si è affrontato il tema degli acquisti congiunti di armi, anche se l'alto rappresentante Josep Borrell sembra preferire soluzioni più immediate. It is evident that we have to intensify our joint efforts, notably through possible procurements at the European level to address Ukraine's urgent needs. But it is also clear that on the next weeks, the best way to provide ammunition to Ukraine is to share the already existing ammunition stockpiles of the European armies. We don't have to wait for them to be produced. We have to use what has already been produced and stockpiled or has already been contracted and will be produced in the coming days. L'acquisto congiunto di armamenti potrebbe avvenire sulla falsariga di quelli effettuati per i vaccini anti-Covid-19 nel 2021, come affermato di recente dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il governo dell'Estonia è stato il primo a proporre un approvvigionamento comune di proiettili di artiglieria da 155 mm, cruciali per l'esercito ucraino. 4 billion euros and if we look to compare to the figures today, so this is a situation where as much as shells produces Ukraine daily, Russia uses daily, European Union produces per month. And in the current military industry capabilities, we can reach the need of Ukraine around 6 years, and this is fully unacceptable. Armi all'Ucraina, ma anche sanzioni per la Russia. Come ha confermato Borrell, il 10° pacchetto di misure restrittive dovrebbe essere adottato entro la fine della settimana, in tempo per il 1° anniversario dall'inizio della guerra. Russian forces are likely under increasing political pressure as the anniversary of the full-scale invasion draws near. It is likely that Russia will claim that Bakhmut has been captured to align with the anniversary, regardless of the reality on the ground, says the UK Defence Ministry. Now, Russia continues to pursue several offensive axes in eastern Ukraine, specifically in the areas of Vuhledar, Bakhmut and Kreminna. But the Institute for the Study of War adds the pattern of Russian deployments in the other parts of the theater strongly suggests that most of the available maneuver elements of the other military districts and the airborne forces are already committed and thus do not constitute a large reserve that Moscow could suddenly hurl into the fray in Luhansk region or elsewhere. Now, the major phase of Russian offensive operations in Luhansk region is underway, and Russia likely lacks sufficient uncommitted reserves to dramatically increase the scale or intensity of the offensive this winter. Now, based on an assessment of Russian forces already committed to active operations compared with Russia's overall ground forces order of battle, the Institute for the Study of War forecasts the unlikelihood of significantly increased Russian offensive operations this winter.
Russian forces likely secured marginal gains in the northern suburbs of Bakhmut and in the eastern outskirts of the city. Russian mill bloggers claim that degraded Wagner Group formations are narrowing the scope of their offensives in the Bakhmut area due to a lack of forces. Now, the UK Defence Ministry adds casualties reportedly remain high, particularly in Bakhmut and Vuhledar. Specifically, the elite naval infantry brigades have sustained very high losses in Vuhledar and are likely combat ineffective. Now, if Russia's spring offensive fails to achieve anything, then tensions within the Russian leadership will likely increase. Con l'inflazione sempre ad alti livelli in Europa è facile notare l'aumento dei prezzi sugli scaffali dei supermercati. Salta forse meno all'occhio invece un'altra tendenza in atto da mesi, quella della sgrammatura. In pratica i produttori vendono un articolo allo stesso prezzo o persino a un prezzo leggermente inferiore, ma riducendo significativamente la quantità del prodotto che contiene. Questa pratica può riguardare alimenti o cosmetici ed è già stata segnalata da molti, tra cui l'Associazione dei consumatori olandese. We had a lot of complaints about this one, particularly this one. The bottle shrank a lot from 750 milliliters to 600 milliliters, and the price only went down with 10 euro cents. So that's a huge difference. This one shrank also a lot from 500 grams to 375 grams, and the price went down with 40 cents. So this one is also, and you have to buy more, so you have more boxes. And this one actually went up with price. It changed from 600 grams to 500 grams, so it's a little bit less, but the price went up from 185 euro to 249. La pratica della sgrammatura non è illegale, ma le associazioni dei consumatori chiedono ai supermercati di segnalare in modo chiaro ogni cambiamento nelle confezioni. Molti clienti comunque se ne accorgono lo stesso. It's a smart move of the market, but yeah, what can we do? We're just numbers here in the Netherlands, you know? And what about you? Yeah, I think the same. I think it's that's to do with inflation as well, but yeah, everything is getting expensive, so we need to work a little harder, I guess. Very expensive. As a student, it's very expensive. Sul tema, produttori e supermercati si incolpano a vicenda, nessuno si assume la responsabilità dell'aggravio e difficilmente la tendenza si invertirà presto. E nemmeno le associazioni dei consumatori sembrano offrire consigli efficaci contro la sgrammatura. The price is a price, and you can't complain at the producer. Of course, you can be aware of the price, and when it's too expensive for you, just check other labels, because there are less expensive labels. That's the only thing you can do. Secondo un recente sondaggio condotto in diversi paesi europei, l'80% degli intervistati ritiene che le aziende stiano approfittando dell'inflazione per aumentare i propri profitti. E insieme alla crisi del potere d'acquisto continua pure quella della fiducia dei consumatori. Lo sfruttamento del litio messicano è ora un'esclusiva del governo. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmato un decreto per nazionalizzare questo minerale strategico in un atto nella città di Baca de Huachi, dove si trova la più grande riserva di metallo del paese. L'obiettivo è impedire ad altre nazioni straniere come Russia, Cina o Stati Uniti di sfruttare le riserve. Solo in 23 nazioni è stata rilevata la presenza di litio e si stima che il Messico occupi la 10ª posizione nelle riserve, secondo il Ministero dell'Energia. Fondamentale per lo sviluppo di batterie, per auto elettriche ed altre tecnologie, il litio viene estratto principalmente in Sud America e Australia. And the BAFTA goes to All Quiet on the Western Front. We shot this movie in the Czech Republic with a largely Czech crew in a country that had been invaded twice, not once, but twice by Germany. We made this movie with many French and German and one Austrian actor, with a camera crew from England. And today, there's a different war in the Ukraine. In 5 days, it'll be 1 year, the anniversary, and there are no heroes in it.
Nächster. Paul Bäumer. Ich möchte noch nicht loslegen. The BAFTA goes to the Banshees of Inisherin. Mostly, I want to thank the wonderful and dreamy Colin Farrell and Brendan Gleeson for their brilliance and their kindness and their love. Callum, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Il team Giannis vince l'All-Star Game 2023 con il punteggio complessivo di 184 a 175, trascinata dai 55 punti di Jason Tatum, che vince il titolo di miglior giocatore fissando un nuovo record per la partita delle stelle. Prima sconfitta dopo 5 vittorie in fila per la squadra capitanata da LeBron James, uscito all'intervallo per un infortunio alla mano nel tentativo di stoppare un avversario. One little chase down block and got my finger caught in the rim. But I'll be fine though. I'll be fine. I don't think it's too much to worry about, but for precautionary reasons, just had to, just take the rest of the night off. James ha chiuso con 13 punti e alcune schiacciate incredibili, ma a rubare la scena per la sua squadra sono stati Jaylen Brown, 35 punti e 14 rimbalzi, Joel Embiid, 32 punti e Kyrie Irving, 32 punti.